Ciao a tutti, amici e amiche, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono contenta di rivedervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Oggi, come avrete intuito dal titolo un po', diciamo, esplosivo, affronteremo un argomento che so essere di vostro grande interesse e che mi avete chiesto in tanti di affrontare. Un argomento delicato, personale, ma che sento di voler condividere con voi, la mia community, perché vi considero parte della mia famiglia. Parleremo del mio divorzio da Kadir, e sfateremo anche quelle voci che lo legano, in qualche modo, a Burak. Sì, avete capito bene. È ora di fare chiarezza. Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi una piccola cosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun video e sostenetemi con un bel like. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti. Quindi, forza, cliccate su iscriviti e sulla campanella. Prometto che non ve ne pentirete. Bene, ora che abbiamo sbrigato le formalità, possiamo iniziare a parlare seriamente. So che siete curiosi, lo capisco. Sono mesi che mi bombardate di domande, messaggi, commenti. Volete sapere cosa è successo tra me e Kadir, perché abbiamo deciso di separarci? E soprattutto, volete sapere se Burak c'entra qualcosa? Partiamo subito col dire una cosa chiara e tonda. Burak non ha assolutamente nulla a che vedere con la mia decisione di divorziare da Kadir. Non c'è stato nessun flirt, nessuna storia segreta, niente di niente. Burak è un amico, un collega stimato, una persona a cui voglio bene, ma il nostro rapporto è puramente platonico e professionale. Quindi, per favore, smettiamola di tirarlo in ballo in questa storia. Non se lo merita. La verità, amici miei, è molto più complessa e, ahimè, molto più banale di quello che forse vi immaginate. Non ci sono stati tradimenti eclatanti, scandali o segreti inconfessabili. Semplicemente, io e Kadir ci siamo resi conto, col tempo, di essere diventati due persone diverse, con obiettivi diversi e con visioni della vita che non combaciavano più. All'inizio, eravamo innamoratissimi, pieni di entusiasmo e di progetti per il futuro. Ci siamo sposati con la convinzione di passare il resto della nostra vita insieme, di costruire una famiglia, di condividere gioie e dolori. Ma, come spesso accade, la vita ci ha messi alla prova. Gli impegni di lavoro, lo stress, le difficoltà quotidiane hanno iniziato a erodere il nostro rapporto. Abbiamo smesso di comunicare, di ascoltarci, di prenderci cura l'uno dell'altro. Ci siamo allontanati, lentamente ma inesorabilmente. Non voglio entrare troppo nei dettagli, perché si tratta di questioni molto private e che riguardano anche Kadir, che comunque resta una persona a cui voglio bene e che rispetto. Ma posso dirvi che le incomprensioni sono diventate sempre più frequenti e sempre più profonde. Litigavamo spesso, per motivi futili, ma che in realtà nascondevano un malessere più grande. Abbiamo provato a risolvere i nostri problemi, a parlarne, a trovare un compromesso. Abbiamo anche fatto terapia di coppia, nella speranza di ritrovare la sintonia perduta. Ma purtroppo, tutti i nostri sforzi sono stati vani. Alla fine, ci siamo resi conto che eravamo arrivati a un punto di non ritorno. Che continuare a stare insieme sarebbe stato dannoso per entrambi, che ci avrebbe reso infelici e insoddisfatti. E allora, con grande dolore, ma anche con la consapevolezza di fare la cosa giusta, abbiamo deciso di separarci. È stata una decisione difficile, sofferta, che ci ha fatto piangere tanto. Ma era la decisione più onesta e più rispettosa nei confronti di noi stessi e del nostro passato. Abbiamo preferito separarci con affetto e rispetto, piuttosto che continuare a vivere in un rapporto logoro e senza amore. So che molti di voi saranno delusi, forse anche arrabbiati. So che vi aspettavate che io e Kadir saremmo rimasti insieme per sempre, che eravamo la coppia perfetta. Ma la perfezione non esiste, amici miei. E anche le storie d'amore più belle possono finire. Non voglio che pensiate che io abbia preso questa decisione alla leggera. Ci ho pensato a lungo, ci ho riflettuto profondamente. Ho soppesato tutti i pro e i contro, ho cercato di capire cosa fosse meglio per me e per Kadir. E alla fine sono giunta alla conclusione che divorziare era la scelta più giusta. Non è stata una decisione facile, ma è stata una decisione necessaria. Ora guardo al futuro con ottimismo e con speranza. So che mi aspettano nuove sfide, nuove opportunità. So che dovrò ricostruire la mia vita, ricominciare da capo. Ma sono pronta ad affrontare tutto questo con coraggio e con determinazione. Ho tanti progetti in mente, tante cose che voglio fare. Voglio dedicarmi al mio lavoro, ai miei amici, alla mia famiglia.
Voglio viaggiare, imparare cose nuove, conoscere persone interessanti. Voglio vivere la mia vita al massimo, senza rimpianti e senza rimorsi. E so che ce la farò, perché ho voi al mio fianco. Voi, la mia community, che mi sostenete, mi incoraggiate, mi fate sentire amata e apprezzata. Grazie di cuore per tutto il vostro affetto e per il vostro supporto. Spero che abbiate capito le ragioni della mia decisione e che mi sosteniate in questo nuovo capitolo della mia vita. Vi prometto che continuerò a tenervi aggiornati sui miei progetti e sulle mie avventure. E spero che continuerete a seguirmi con affetto e con interesse. Allora, ricapitolando, il motivo del mio divorzio da Kadir non è legato a Burak, che è e rimane un amico. La verità è che io e Kadir siamo cresciuti in direzioni diverse, i nostri obiettivi non combaciavano più e, dopo aver provato a risolvere i problemi, abbiamo deciso di separarci con rispetto. È stata una decisione difficile, ma necessaria per entrambi. Bene, amici miei, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di essere stata chiara e esaustiva. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande e di aver placato la vostra curiosità. Vi ringrazio di cuore per avermi ascoltato e per avermi dedicato il vostro tempo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Adesso, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Lasciate un commento qui sotto con le vostre impressioni, le vostre domande, i vostri consigli. Sarò felice di leggere i vostri commenti e di rispondervi. E infine, ma non meno importante, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video, a condividerlo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al mio canale. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti. Grazie ancora per tutto il vostro affetto e per il vostro supporto. Vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Asterisco asterisco asterisco. Ok, amici miei, so che forse questo video vi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Forse vi aspettavate rivelazioni più succose, dettagli più piccanti. Ma la vita reale, purtroppo, non è sempre come una soap opera. A volte, le storie finiscono semplicemente perché le persone cambiano, perché le strade si dividono. E non c'è un cattivo, non c'è un colpevole, non c'è una trama complessa. C'è solo la realtà, con la sua semplicità e la sua complessità. Voglio però approfondire un po' di più quello che è successo, senza entrare troppo nei dettagli intimi, perché, come vi ho detto, rispetto molto la privacy di Kadir e la nostra storia passata. Ma voglio darvi un'idea più precisa di come siamo arrivati a questa decisione così dolorosa. Ricordo ancora il giorno in cui ho conosciuto Kadir. Era un giorno di sole, pieno di promesse. Eravamo giovani, pieni di sogni e di speranze. Ci siamo innamorati a prima vista, come nei film. Era tutto perfetto, idilliaco. Ci siamo sposati poco dopo, con una cerimonia bellissima, circondati dall'affetto dei nostri amici e delle nostre famiglie. Eravamo convinti che il nostro amore sarebbe durato per sempre. I primi anni del nostro matrimonio sono stati meravigliosi. Eravamo felici, complici, innamorati. Abbiamo viaggiato tanto, abbiamo costruito una casa insieme, abbiamo condiviso gioie e dolori. Sembrava che niente potesse separarci. Ma poi, la vita ha cominciato a presentare il conto. Gli impegni di lavoro sono diventati sempre più pressanti. Io ero sempre più impegnata con il mio canale, con i miei progetti, con i miei viaggi. Anche Kadir aveva i suoi impegni, le sue responsabilità. Piano piano, abbiamo smesso di avere tempo per noi stessi, per la nostra coppia. Abbiamo smesso di comunicare, di ascoltarci, di prenderci cura l'uno dell'altro. La routine ha preso il sopravvento. Le piccole attenzioni, i gesti romantici, le parole dolci sono diventati sempre più rari. Ricordo le serate passate ognuno davanti al proprio computer, senza scambiare una parola. Ricordo i fine settimana trascorsi a lavorare, invece che a coccolarci sul divano. Ricordo le vacanze passate a rispondere alle email, invece che a goderci il paesaggio. E poi, sono cominciate le incomprensioni. Le discussioni sono diventate sempre più frequenti e sempre più accese. Litigavamo per motivi futili, per un nonnulla. Ma in realtà, dietro a quelle litigate si nascondeva un malessere più profondo, una frustrazione, un'insoddisfazione. Ci siamo accorti di avere obiettivi diversi, di avere visioni della vita che non combaciavano più. Io volevo concentrarmi sulla mia carriera, realizzare i miei sogni, raggiungere nuovi traguardi. Kadir, invece, desiderava una vita più tranquilla, più stabile, più tradizionale. Voleva costruire una famiglia, avere dei figli, dedicarsi alla casa.
Eravamo come due treni che viaggiano su binari paralleli, destinati a non incontrarsi mai. Abbiamo provato a cambiare, a venirci incontro, a trovare un compromesso. Abbiamo fatto dei sacrifici, abbiamo rinunciato a qualcosa. Ma alla fine ci siamo resi conto che non era sufficiente. Abbiamo capito che eravamo diventati due persone diverse, che non eravamo più compatibili, che continuare a stare insieme sarebbe stato un errore, che ci avrebbe reso infelici e insoddisfatti. La decisione di separarci è stata la più difficile della mia vita. Ho pianto tanto, ho sofferto tanto. Ho avuto paura, ho avuto dubbi. Ma alla fine ho capito che era la cosa giusta da fare. Ho capito che a volte l'amore non basta, che a volte bisogna avere il coraggio di lasciarsi andare, di accettare che le cose cambiano, che le persone cambiano. Che la fine di una storia non è necessariamente un fallimento, ma può essere un'opportunità per ricominciare, per crescere, per trovare la propria felicità. E ora guardo al futuro con ottimismo e con speranza. So che mi aspettano nuove sfide, nuove avventure. So che dovrò affrontare dei momenti difficili, ma so anche che non sarò sola. So di avere voi, la mia community, al mio fianco. So di poter contare sul vostro affetto, sul vostro supporto, sulla vostra amicizia. E so anche di avere la forza, la determinazione, la resilienza per superare qualsiasi ostacolo. Sono una donna forte, indipendente, coraggiosa. E non ho paura di ricominciare da capo. So che molti di voi si staranno chiedendo cosa ne sarà di me, se troverò un altro amore, se sarò di nuovo felice. Non ho la risposta a queste domande. Ma so che sono aperta al futuro, alle nuove possibilità. So che l'amore può arrivare quando meno te lo aspetti. E so che la felicità non dipende da un'altra persona, ma da me stessa. Voglio dedicare questo nuovo capitolo della mia vita a me stessa, ai miei sogni, ai miei progetti. Voglio viaggiare, imparare cose nuove, conoscere persone interessanti. Voglio dedicarmi al mio lavoro, ai miei amici, alla mia famiglia. Voglio vivere la mia vita al massimo, senza rimpianti e senza rimorsi. E voglio condividere tutto questo con voi, la mia community. Voglio continuare a creare contenuti che vi ispirino, che vi divertano, che vi facciano riflettere. Voglio continuare a essere me stessa, autentica, sincera. Per quanto riguarda Burak, voglio ribadire ancora una volta che non c'è nulla tra di noi se non una profonda amicizia e stima professionale. So che le voci che ci riguardano sono persistenti, ma sono del tutto infondate. Burak è una persona speciale, un amico prezioso, un collega talentuoso. Ma il nostro rapporto è puramente platonico. Spero che crediate alle mie parole, che mi diate fiducia. So che è difficile credere che una storia possa finire senza un tradimento, senza uno scandalo. Ma vi assicuro che è così. La nostra storia con Kadir è finita per usura, per mancanza di comunicazione, per divergenza di obiettivi. E non c'è nessun altro coinvolto. Vi chiedo solo di rispettare la mia decisione, di rispettare la mia privacy, di rispettare i miei sentimenti. So che è difficile, ma vi prego di farlo. Ora voglio concludere questo video con un messaggio di speranza. Voglio dirvi che la vita è bella, nonostante tutto. Che anche dopo una delusione, anche dopo un dolore, c'è sempre la possibilità di ricominciare, di trovare la felicità. Non abbiate paura di cambiare, di seguire i vostri sogni, di essere voi stessi. Non abbiate paura di amare, di fidarvi, di credere. Non abbiate paura di cadere, di sbagliare, di soffrire. Perché sono proprio le cadute, gli errori, le sofferenze che ci rendono più forti, più saggi, più resilienti. Siate coraggiosi, siate audaci, siate creativi. Non accontentatevi di una vita mediocre, di una vita senza sogni. Cercate la vostra passione, seguite il vostro cuore, realizzate il vostro potenziale. E soprattutto, non dimenticate mai di amarvi, di prendervi cura di voi stessi, di valorizzare la vostra unicità. Perché siete speciali, siete unici, siete preziosi. E meritate tutta la felicità del mondo. Grazie ancora per avermi ascoltato, per avermi sostenuto, per avermi amato. Vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio grande. E ricordate, la vita è un'avventura meravigliosa, e merita di essere vissuta al massimo.